Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno dell'Ariete, ascendente Ariete, Luna o Venere in Ariete. Andiamo a vedere come sarà questo mese di novembre 2024, vediamo come adempiere al sommo scopo della nostra anima in base alla lettura dei tarocchi che faremo, che guarderanno il potenziale, il karma e il dharma, e in più teniamo presente il quadro dei pianeti in questo mese, ok? Abbiamo il Sole Scorpione fino al 21 novembre, dal 22 passa in Sagittario, il 1 novembre abbiamo la Luna nuova in Scorpione, il 15 novembre alle ore 22:29 la super luna in Toro, che la potete vedere proprio alla massima potenza perché è proprio vicino alla Terra, Mercurio in Sagittario dal 3 novembre per tutto il mese, Venere in Sagittario fino all'11, poi passa in Capricorno per tutto il mese, poi abbiamo Marte in Cancro fino al 4 e poi passa in Leone. E poi abbiamo questa energia planetaria che ci conferma che il mese di novembre sarà proprio un mese di adempimento dei doni spirituali che abbiamo ricevuto durante il mese di ottobre, che è stato un grande mese importante dal punto di vista evolutivo. Ho fatto menzione solo dei pianeti più veloci perché li abbiamo tutti gli altri, l'ho spiegato nel video sui pianeti di ottobre, i pianeti retrogradi, quelli che sono più lunghi, o meglio scusatemi, i pianeti più lenti che sono tutti retrogradi, e la maggior parte, però diciamo che quelle retrogradazioni che abbiamo avuto ci sono servite per fare proprio una pulizia karmica importante. Quindi andiamo a vedere rispetto al cielo del mese di novembre qual è l'archetipo principale per te e poi andiamo a vedere tutto quello che ci serve. Allora, archetipo principale per te, Ariete, nel mese di novembre. Quindi cosa accade? Da cosa è contraddistinta la tua evoluzione in questo mese di novembre 2024? L'archetipo principale di questo mese su cui andiamo a mettere l'attenzione, qual è? Il riscatto, il riscatto, ti riscatterai, questo è il mese del tuo riscatto. Apporta forza e appoggio a persone in crisi, attua per amore senza aspettare nessuna ricompensa in cambio. Guarda, la vita ti metterà davanti un grande riscatto sotto diversi punti di vista. Se abbiamo avuto un periodo di crisi, un momento di crisi evolutiva, emozionale, di crisi di fatto, no? Questo mi dice che il mese è del riscatto per te. È come se la vita ti desse e tu devi accettare con gratitudine, ti dà la vita. Dopo un lavoro svolto, mi dice un periodo di crisi che c'è stato nel mese precedente, è stato un mese importante ottobre, per tutti quanti, per tutti i segni. E quindi c'è una sorta di riscatto. Qua abbiamo una donna che viaggia su una nave con con un cuore in mano, e quindi è come se si lasciasse trasportare, finalmente fluire con gli eventi, con il cuore aperto. Quindi questo è il mese del cuore aperto. Avrai il cuore aperto e ci saranno grandi adempimenti spirituali per te. C'è un grande riscatto per te in questo mese. Vediamo un po' cosa ci raccontano ancora gli oracoli rispetto a questo riscatto per te. Tutto gira intorno a questo riscatto, quindi vediamo. Ariete. Eh sì, il ponte celeste è possibilità di unione. Hai la possibilità di fare un grande salto quantico. Questa mi parla di unione sotto tutti i punti di vista, no? Di unione con il divino. Di conseguenza il divino cos'è? L'unione col divino cos'è? È la capacità di sentirsi proprio pieni e di manifestare altrettanta abbondanza all'esterno. È un po' come queste due carte ti stessero dicendo: sei pronta ad avere fede totale? Allora lanciati, sii col cuore aperto, perché avrai il tuo riscatto. D'accordo? Vediamo ancora. Il cactus cornuto intraprendenza, questa mi dice che avrai tanta forza in questo mese, tanta intraprendenza, perché avrai una sorta di forza interiore che quasi non ci crederai. E questa è la carta, perché qua c'è un cactus, no? Che cos'è il cactus a livello proprio simbolico? È una pianta che si nutre di quell'acqua sotto la terra nel deserto.
e quindi è una pianta fortissima. Mi dicono che avrai tantissima forza per prendere delle decisioni importanti che hanno a che fare con questa pienezza che sentirai dentro in questo mese. Cos'altro? Sì, il pozzo vuoto è tempo di riempire. Allora, qua mi stanno dicendo che si chiude una porta e è come se ti dicessero prendi la ferma decisione di fare il salto. Verso cosa? Verso questo ponte celeste. Mm? Verso questa luce qui. È come se tu fossi qui. Il ponte, la luce sta qua e quindi hai il coraggio di saltare e arrivare qui. Allora prendilo questo coraggio perché ce l'hai. Facendo questo tu chiudi un portone, il pozzo vuoto, ok? Cioè si fa spazio, tempo di riempire. Di riempire di cosa? Di questa luce immensa. Cioè come se mi dicessero alcuni di voi hanno perso un po' la fede, hanno perso un po' la speranza, avete avuto un momento molto importante di elaborazione animica, anche di crisi, di dolori profondi, mi stanno dicendo, però questo è il momento in cui tu avrai il riscatto. Una sola cosa ti viene chiesta, prendere ferma risoluzione di fare il salto. Il coraggio è il mio valore, va bene? Vediamo un po' di cosa ci parlano ancora. Allora, mettiamocele qua, il tema centrale è il riscatto. Cosa ci raccontano in merito a questo? Ci prendiamo questi tarocchi qua. Allora, rispetto a questo riscatto, per il mese di novembre, cosa ci raccontano? Con questo Mercurio in Sagittario, Venere che passa poi in Capricorno, sta tra Sagittario e poi passa in Capricorno, Marte che passa in Leone, perché poi Marte che passa in Leone dà a tutti i segni zodiacali una spinta propulsiva, il coraggio, l'azione che riaccende la voglia di agire per dare voce al tuo talento e quindi investe tutti i segni dello zodiaco proprio a dire grazie a questo riscatto che tu ti vuoi prendere, sì, io posso, io ce la faccio perché io valgo. Mi spiego, questo Marte che passa in Leone dopo il 4 novembre è proprio io valgo, agire per amor proprio. Ti prendi questo riscatto, ok? Vediamo un po'. Allora, di cosa ci parlano? Cosa ci raccontano i tarocchi? E vedi, abbiamo un 6 di bastoni, te l'ho appena detto, io valgo. Qua mi parlano di esiti, di successi, di traguardi personali raggiunti, di una determinazione a voler essere anche riconosciuti, riconosciuta. Mi parlano di un successo, di una determinazione in questo mese che ci sarà a volersi mettere alle spalle qualsiasi tipo di conflitto, di animosità, di tensioni, perché il 6 di bastoni è una carta di successo che viene dopo il 5 di bastoni, che è una carta di tensione, no? Tensione dentro di te, tensione con gli altri. E quindi io ce la faccio, va bene? Io valgo. Cos'altro abbiamo in questo mese? E ci sono un po' di preoccupazioni, 9 di spade, no? Questa è la mente che ci arrovella, ci possono essere un po' di preoccupazioni riguardanti all'autostima soprattutto, il 6 di bastoni è l'autostima, no? Tu devi pensare che non sei da sola, non sei da solo. Tu sei una coralità di spiriti, una pluralità di spiriti. Tu sei la sciamana, lo sciamano, il mago, c'è dentro di te, ci sono queste coralità di forze. Tu sei i tuoi avi, lo spirito dei tuoi avi, lo spirito dei tuoi antenati. Non sei sola o solo. Quindi tu devi appellarti, devi pacificare gli spiriti dei tuoi antenati, come vi ho spiegato anche nel video Magia Pratica 8, e farti sentire questa coralità di spiriti che ti anima. Lo spirito del genio, lo spirito della sciamana, lo spirito della curandera, lo spirito romantico. Sei una coralità di forze. E qua il 9 di spade, quando abbiamo preoccupazioni, siamo un po' tesi su come portare successo a vari ambiti della nostra vita, no? Questo ci può essere in questo mese. Cos'altro abbiamo in questo mese? Abbiamo molta felicità perché te le metti alle spalle qualsiasi tipo di preoccupazioni avrai. Qua abbiamo il sole, perché è proprio il Marte che entra in Leone contraddistinto dal sole, no? Ti dà questa capacità di andare oltre i tuoi limiti mentali, 9 di spade.
E quindi ribadiamo, cosa ti darà questo Marte in Leone? Il coraggio, l'azione, ti riaccende la voglia di agire per dare voce al tuo talento e non farti mettere più i piedi in testa da nessuno, ma soprattutto da cosa? Dalla razio, dalla razionalità, le spade sono il mentale, no? Che ti dice no, questo forse è troppo, tieniti bassa o basso, non pensare in grande, no, pensa in grande, va bene? Pensa e agisci come? Con fede totale, d'accordo? Ancora, cosa abbiamo in questo mese? 4 di spade, alcune cose potrebbero essere rimandate, però va bene così. Le carte ci servono a vedere qual è il senso, no, di tutto. E qua ci sono 2 carte molto forti, contraddistinte da queste 2 spade qua. Allora qua abbiamo la necessità anche di riposare un po' di più. Perché se la mente ci arrovella, come vi dico sempre, quando noi dormiamo attraversiamo la grande soglia, cioè il sonno è una piccola morte, no? Quindi noi bruciamo karma quando dormiamo. Ti dicono riposati un po', riposati un po', con determinazione, però appena senti qualcosa, riposati un po'. 4 di spade. Perché ci sono più cose dove tu vuoi avere successo. Ti dicono riposati un po' perché questo è il mese del tuo riscatto. Ok. Vediamo cos'altro abbiamo in questo mese. Cos'altro abbiamo in questo mese? Qua abbiamo una torre, probabilmente qua ci sono delle cose che si romperanno per dare spazio al nuovo. La torre mi parla di eventi voluti dal destino, dal tuo karma, affinché tu possa fare una degna pulizia. Mi parla di eventi che possono accadere. Vediamo ancora cosa accade in questo mese. Paggio di denari. Ci sono delle proposte anche di lavoro in questo mese, dove magari nuove proposte di lavoro che vengono dopo un lavoro che puoi lasciare, o hai già lasciato o ti arriva una nuova proposta di lavoro e quindi tu lascerai un vecchio lavoro o qualcosa di nuovo a livello lavorativo che ti dà una spinta propulsiva. Ok, cos'altro accade in questo mese? Abbiamo la giustizia, bellissimo. Te l'ho detto che questo è il tuo mese, eh? Cioè comunque qua abbiamo la giustizia divina rispetto al fatto che la giustizia mi parla di equilibrio, di situazioni che anche tornano, anche giudiziarie, burocratiche, anche sul lavoro, proposte giuste di lavoro o nel lavoro ci sono comunicazioni che portano contratto a tempo indeterminato, qualcosa che si fissa. Vedo un riscatto per te, ti dico, il tema principale era un riscatto su più fronti e la giustizia mi parla proprio di questo riscatto che c'è nella tua vita su più ambiti, che ti porterà una grande gioia. Il sole, quando esce il sole, qualsiasi carta un po' particolare a fianco viene smussata, no? Quindi qua c'è una grande forza interiore, ma soprattutto questo Marte in Leone. E quindi io ti dico, quando entra Marte in Leone, tu sentirai questa determinazione ad andare incontro ai tuoi obiettivi. Io valgo. E la giustizia mi parla proprio dell'adempimento di tali obiettivi. Cos'altro abbiamo in questo mese? La regina di spade, ti vedo combattere per quello in cui credi, avere le idee chiare, parlare chiaro alle persone, fare giustizia, cioè nel senso questo sì, questo no, questo lo voglio, questo non lo voglio, e questo è frutto anche dei tuoi pisolini, delle tue dormitine che ti farai, che ti faranno avere queste idee chiare, lucide. Io vedo anche per quanto riguarda situazioni che sono cadute a pezzi che riguardano questioni burocratiche, o di soldi o di denaro, di tutto ciò che ha a che fare con la giustizia, tu saprai bene gestire tutto, eh. Anche i divorzi, vedo che si apre una nuova fase per te, completamente nuova, piena di luce, piena di armonia, piena di, ehm, come dire, quando hai un riscatto ti senti piena di vitalità, hai le idee chiare, lucide, parli chiaro alle persone, la tua mente non mente in questo caso perché vieni fuori da una situazione emozionale importante, dell'adempimento di un karma, questo mi stanno raccontando. Sì, vediamo adesso con i mini tarocchi
Con i mini tarocchi adesso voglio andarmi a specificare questo successo del 6 di bastoni in questo mese. Per l'Ariete, questo successo del 6 di bastoni, la morte, questa è proprio la tappa dello Scorpione, è proprio la tappa di novembre, cioè tu c'è un cambio radicale per te che ti porta del successo negli ambiti dove stai aspettando giustizia. Sì, perché ci sono preoccupazioni del 9 di spade? Per il paggio di bastoni, probabilmente per quanto riguarda o il lavoro o delle proposte, o come se fossi, sì, il lavoro, asso di denari. Ci sono un po' di preoccupazioni per quanto riguarda il lavoro, magari stai aspettando una proposta di lavoro o qualcosa in ambito lavorativo che ti arriva quando Marte entra in Leone. Cioè da quando Marte entra in Leone che mi può, oppure stai preoccupata per una proposta di non sai se accettare o meno, qualcosa che riguarda il lavoro. Da quando Marte entra in Leone, quindi dal 5 novembre in poi, tu avrai perfettamente le idee chiare su questo, eh. Vediamo un po' di cosa parlano queste notizie felici, questo sole, il sole, del diavolo, di quello che tu vuoi ottenere, delle tue ambizioni. Mi parlano di quello che tu vuoi ottenere, delle tue ambizioni, vedi, 3 denari, mi parlano del lavoro, delle tue ambizioni, perché c'è questo 4 di spade, 9 di spade, alcune preoccupazioni riguardanti le tue ambizioni nel lavoro, o per una proposta che non arriva, che non vedi ancora arrivare, ma ti arriva subito dopo, o per un lavoro che non sai cosa fare, ti dà un po' di mal di testa, qualcosa che accade nel lavoro, come avere successo ambito in un progetto lavorativo, sul piano lavorativo, però qua avrai assolutamente le idee chiare per andare incontro a quello che ti ho detto, intraprendenza, non fermarti davanti a nessun tipo di ostacolo. Vediamo questa torre. Di cosa mi parla la torre? Il 6 di coppe, probabilmente qua parliamo d'amore invece, o di una situazione d'amore che è venuta giù, o può venire giù in questo mese, però poi qua vedo che le cose vanno a tuo favore. Mi parla di un amore, 4 di spade, mi può parlare di una situazione d'amore che può cadere giù, o è già successa questa cosa. Vediamo di cosa mi parla ancora la torre, del carro. Mi parla di un mancato avanzamento d'amore, qualcosa che si rompe, si è fermato. Vediamo questo paggio di denari, cavaliere di bastoni, però subito dopo ricevi comunicazioni. Allora, qua si è rotto qualcosa, puoi ricevere notizie da una persona con la quale la cosa è caduta giù e non c'era avanzamento. Oppure si rompe una situazione con una persona del passato già si è rotta e stai elaborando certe reminiscenze, no? Qua abbiamo una nuova opportunità che arriva a livello sentimentale, amoroso, vedi 3 di coppe, ti vedo conoscere gente nuova se è il caso, se è il tuo caso, assolutamente sì, ti vedo animata o animato da molto spirito di voler proporre, voler fare, sì, con la tua determinazione. Vediamo un po' questa giustizia. La giustizia è la giustizia. Non le mandi a dire a nessuno, sia che si tratti a livello d'amore, vai e ti prendi quello che vuoi, sia che si tratti di una persona che può chiederti scusa o rientrare, che conosci già, con la quale c'era silenzio. Per molte di voi, se è una persona del passato con la quale non volete stare, mettete proprio limiti. Altrimenti può essere una persona giusta, quella che ti piace, la puoi conoscere, nuova, e la giustizia mi dice c'è del potenziale qui. Nonostante ti veda sulla difensiva, però c'è del potenziale, mi spiego? Vediamo questa regina di spade, l'imperatore. Sei molto determinata ad avere controllo su più cose della tua vita, 2 altre. Asso di denari, soprattutto nel lavoro. E poi il 5 di bastoni. Ci sono un po' di cose per cui dovrai avere la mente lucida e discutere sul piano lavorativo per un'opportunità in ambito lavorativo.
ci sono delle cose su cui dovrai discutere, oppure sì, 6 di spade, per molti di voi c'è un divorzio dove voi imporrete quello che volete e vincerete. Però ti dicono un po' di pazienza, voi continuate ad essere determinate se ci sono cause di questa natura, determinate perché conseguite quello che vi spetta per diritto divino. Due altre sulla regina di spade, la ruota della fortuna, assolutamente sì, e c'è la stella. Vedo una sanazione a più livelli per te. Sul lavoro, nonostante ci siano delle incomprensioni, possono essere assolutamente risolte, c'è un giro del destino a tuo favore che ti porta ad avere il controllo su questa situazione lavorativa e la stella mi parla di sanazione e realizzazione di obiettivi e lavorativi. A livello qua d'amore qua si chiude qualcosa e si apre qualcosa di nuovo. Ora non so se è relativa a una persona che già conosci o con una persona nuova. Fatto sta, in qualsiasi caso tu stai bella agguerrita o agguerrito a determinare, a imporre quello che tu sei, perché questo Marte in Leone, ricordiamo, ti fanno imporre in tutti gli ambiti il fatto che tu vali. Ok? Vediamo un po' sull'amore cosa ci raccontano queste altre. Amore negato, qualcuno ha negato l'amore per distanza. Qua c'è un amore negato per distanza. Cos'altro? Amore festoso, vedo riconciliazioni qua, amore idealizzato. Allora, qua io vedo in questo mese c'è qualcuno che ha negato l'amore, un vecchio amore o uno stesso amore. Qua vedo amore festoso in questo mese, riconciliazioni e poi un amore idealizzato, come se ci possa essere una distanza tra te e qualcuno, però ti ho detto che c'è del potenziale qui. Se non, ovviamente ti dico, tu imporrai te stessa o te stesso. Che viene dopo l'amore idealizzato? Amore dubbioso, puoi essere un po' dubbiosa su questo amore che incontri sulla stessa persona. Fatto sta che questo è il mese in cui tu ti prendi un riscatto, la fede totale nell'invisibile in quello che ti accade. Fammi mettere rispetto all'amore per l'Ariete. Allora, amore, Ariete, come vanno a stare i miei ragazzi e i miei ragazzi dell'Ariete in amore? Vedi un po' di mal di testa, 5 di spade, 7 di coppe, un po' di dubbi o delle opzioni, poi c'è l'opportunità qua, c'è un asso di denari. Guarda, per te in amore, qua io vedo un po' di dolor de cabeza, 5 di spade, o tensione rispetto a qualcuno o mancanza di comunicazione, incomprensione, 7 di coppe, situazioni di dubbi che te le metti alle spalle, c'è un'opportunità, asso di denari, te l'avevo anche detto qua che ha del potenziale, che ha del potenziale. Vediamo di cosa parla questo potenziale. Vediamo questa persona, l'energia di questa persona nei tuoi confronti. 7 di spade, la luna, l'imperatrice. Non si è, se la conosci già questa persona, o ti ha mentito, non si è comportata bene o aveva delle cose nascoste che non ti ha detto. Se è la stessa persona, io ti dico che questa persona ti vuole dare tutto. Con l'imperatrice tu sei il sogno indiscusso di questa persona. Se è una persona nuova, perché qua c'è un asso di denari, è possibile che qua c'è proprio una nuova opportunità rispetto a un vecchio che ti metti alle spalle, allora qua c'è una persona che veramente è in grado con l'imperatrice, la stella, ricordiamo, nonostante tu lo guardi un po' di soppiatto, diciamo, c'è un po' di dubbi, c'è veramente una persona che ti può dare, ti dà il valore che meriti. Assolutamente sì, ti metti alle spalle tutti questi dubbi qua, queste situazioni qua, mi spiego? Vediamo un po'. Energia finale in amore per te, 4 di denari, 7 di denari, vedi c'è una certa attesa prima di aprirsi e un 4 di coppe, tu rifiuterai una situazione passata oppure gliele canterai 4 alla stessa persona che ti interessa affinché tu possa andare e attenderai affinché tu possa vedere i risultati delle tue azioni. Qua c'è il rifiuto tuo da parte di una situazione o di qualcuno, però qua c'è una situazione nuova per te. Quindi non so se rifiuti questa persona e poi rimonta questa persona qui che già conosci, oppure una persona completamente nuova perché tu mi rifiuti una situazione. Cosa viene dopo il 4 di coppe? Il re di coppe. Tu rifiuti una persona che ti ha mentito, ti ha ingannato, o una situazione di inganno e di menzogne che ti hanno dato mal di testa. E qua c'è una persona nuova o la stessa re di coppe con la quale tu darai questa opportunità, va bene? E c'è un po' di aspettativa rispetto a questo, cioè ci si deve
come se tu ponessi alla prova questa persona e c'ha dell'ottimo potenziale, va bene? E qua abbiamo anche i segni del cancro, pesci, scorpione, acquario, cancro, toro, che può essere luna, ascendente, Venere o segno zodiacale. E poi, siccome abbiamo questa Venere che dal Sagittario passa al Capricorno, qual è il senso di questa Venere del Capricorno che va in Capricorno dall'11 in poi? La Venere in Capricorno determina una selezione, ci pone delle domande, per esempio, investo o non investo su questa persona? Sono pronta? Cioè, perché è come se vengono passati in rassegna tutti i rapporti indefiniti, cioè laddove non si ha una definizione, per cercare di capire meglio i connotati di una relazione e quindi impone una certa progettualità la Venere in Capricorno, mi spiego, cioè un po' più seria, non ama la banalità, il superficiale e quindi i discorsi che verranno stimolati saranno su prospettiva a lungo termine. Qua, se una persona non ti dà quello che vuoi, non c'è trippa per gatti, insomma. Questo è il senso. E qua c'è un'opportunità importante, cioè qua vedo persone superficiali, situazioni superficiali o comunque più inconsistenti, tu fai piazza pulita, insomma, e qua c'è un'opportunità importante che vaglierai però, non ti apri subito. Ok, vediamo con i miei oracoli lui lei e per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Cosa ti esprimerà questa persona? Siamo una coppia sacra, insieme cambieremo il mondo. Qua c'è una coppia sacra. Credo che questo è proprio il mese del tuo riscatto, va bene? In vari ambiti, d'accordo? Quindi, ragazze mie e ragazzi, io non aggiungo altro, concludo qui, magari riguardatevi il video durante il mese, salvatevelo, ma soprattutto studiate tutti i miei contenuti, l'arte sciamanica soprattutto, perché i tarocchi leggono il potenziale karmico e noi poi andiamo incontro al Dharma, cioè alla missione dell'anima per adempiere perfettamente al karma, va bene? Detto questo, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!